Prova. Mi sentite? Mi sentite? Allora, prima di iniziare ufficialmente alcune note tecniche e logistiche per la buona riuscita dell'evento. Allora ragazzi, intanto benvenuti, ma poi ci salutiamo con calma. Vi preghiamo e vi chiediamo molta attenzione negli spostamenti, cercate di non creare assembramenti e soprattutto non si può consumare cibo qui dentro. Quindi un'attenzione su questo e poi in tutte le fasi della giornata, quando arriverete alla sfida, quando andrete dai giudici e quando andrete ai campi di prova, dovete igienizzare le mani. Non abbiamo la possibilità di ogni volta igienizzare i tavoli e le sfide. Dovete farlo voi igienizzando tutte le volte che entrate in una stanza le mani. Vi chiedo questa attenzione perché siamo in un momento, sapete anche voi, molto particolare e abbiamo voluto con i denti e con le unghie tenere in piedi questa manifestazione con tutte le difficoltà che conosciamo. Quindi spostarsi, mi raccomando, mantenendo le distanze e igienizzatevi le mani tutte le volte che entrate in un'area che non è di vostra appartenenza, cioè dove non siete voi posizionati con le squadre. Ok? Riusciamo ad avere questa attenzione? Mi raccomando, mascherine alzate fino a coprire il naso. Chi non avesse l'FP2 può chiederla in reception del museo, va bene? È importante avere l'FP2 oggi in questa giornata. Ok? Allora, ci siamo quasi, stiamo aspettando le ultime squadre e poi iniziamo.
Bene, ci siamo, prendete posto, dobbiamo partire. Benvenuti. Ok Andrea, allora quando sei pronto noi partiamo. Cioè, partiamo. Sì, per me si può. 3, 2, 1. For you, somewhere on our team. Yeah, yeah, we are here to learn and play with some memories, be a champion. Ooh yeah, it's so fun and exciting. Everybody come join in. Future jobs we're designing, let's begin. Every day we're celebrating science and technology. Everybody wins in this community. Makers, risk takers, innovators, educators, coders, thinkers, friends and tinkers. You can be anything, so just do it. An astronaut. Vi ricordo che ci sono dei punti in più per chi canta la canzone, quindi mi raccomando, ricordatevelo. Vabbè, ormai è arrivata tardi. Eccoci, benvenuti alla qualifica nazionale del Nord-Est, 30 gennaio 2021. Un caloroso benvenuto a tutti, in diretta dall'Auditorium Cesare De Michelis di M9, l'evento tanto atteso per gli appassionati di robotica su mattoncino. Benvenuti squadre, un applauso a tutti i presenti. Un applauso perché questo non è un momento favorevole, lo sappiamo tutti, e quindi chi c'è oggi in presenza merita tutto il nostro affetto e tutto il nostro ringraziamento. Ovviamente un ringraziamento va anche a tutti coloro che ci seguono da casa. Per noi è la seconda giornata di qualifiche. Ieri il nostro evento è stato seguito da oltre 1700 persone, quindi vuol dire che l'interesse c'è stato un grande tifo da parte di chi era a casa verso le squadre in gara. Quindi insomma sappiate che qualcuno ci sta guardando, per cui in bocca al lupo a tutti, che sia una giornata di grande festa, prima di tutto di divertimento, ma anche di confronto, di crescita, di spinta verso il futuro. Dunque, un grazie a tutti quelli che ci credono, ovviamente a tutti i vostri coach che dedicano del tempo. Non è mai abbastanza per questo tipo di iniziative, quindi grazie a quelli che ci lavorano anche dietro le quinte. Ci aspetta una giornata importante. Prima di iniziare però è doveroso ringraziare coloro che hanno permesso questo evento su più fronti e su tutti i livelli, e quindi andiamo con ordine. Questo è un evento organizzato da Fondazione Museo Civico di Rovereto e per la prima volta anche da M9, quest'anno è entrata a far parte della squadra.
riusciamo a dare un valore aggiunto perché abbiamo il patrocinio del Ministero dell'Istruzione e non è da poco l'appoggio dei nostri sponsor tecnici, Campus Store, Lego Education, Dolomiti Energia e i nostri global sponsor. Io sono Silvia Fabris e per M9 mi occupo dello sviluppo e della progettazione didattica. Ma prima di dare la parola al nostro Presidente devo ringraziare, un ringraziamento speciale va al Museo Civico di Rovereto che ci ha permesso di salire a bordo in questo progetto così ambizioso e importante. Un grazie va a tutto lo staff tecnico che ci ha preso per mano e ci ha accompagnato fino a qui, ci ha guidato passo passo, e poi un grazie di cuore agli arbitri, eccoli qui. Un applauso per il lavoro che faranno nella giornata di oggi. E poi i nostri giudici che si mettono sempre in fondo perché non vogliono farsi vedere, eccoli lì. Grazie giudici. Guardate che il lavoro che fanno loro è un lavoro veramente d'eccezione, perché vi danno dei consigli, dei suggerimenti, perché vi chiedono di mettervi in gioco, ad esporre i vostri progetti, danno un valore aggiunto a quello che voi avete studiato in questi mesi, quindi il loro lavoro è proprio prezioso. Benissimo, non posso non citare il Liceo Luigi Stefanini di Mestre, eccoli lì con le loro meravigliose magliette bianche. Quindi prezioso il loro contributo per la buona riuscita dell'evento, perché è grazie a loro se noi riusciamo a darvi assistenza, ad accompagnare le squadre da una parte e dall'altra. Devo quindi ringraziare la dirigente, la professoressa Mirella Topazio, e poi i professori di questo progetto, Giovanni Salafia e la professoressa Monia Bellio, che hanno permesso questo progetto di PCTO. Bene. E ora è il momento di lasciare la parola al nostro Presidente, il Professor Michele Bugliesi, Presidente di M9. Prego, Presidente. Buongiorno a tutti e benvenuti a tutte e a tutti. Io sono veramente felice di poter aprire questo evento e di ospitarvi così numerosi e così giovani e pieni di energia. E ho almeno 3 motivi, diciamo, per essere felice e che questo evento mi veda coinvolto, perché io posso darmi 3 cappelli, diciamo, nella mia vita. Sono il presidente del museo, ma sono 30 anni che insegno informatica all'università. E mi è veramente caro il senso della promozione delle discipline STEM. Noi abbiamo un gap culturale rispetto al resto del mondo che è estremamente significativo. Abbiamo un gap culturale che attiene a quello che noi, cioè alla nostra concezione di cultura, quella che si è inventato Gentile con la sua riforma del sistema scolastico e della formazione, che ci ha in qualche misura cristallizzati in un sistema formativo dove la cultura tecnica è relegata sempre sullo sfondo. Non mi spingerò a ripetere le parole del ministro Cingolani per evitare qualunque forma di polemica, però il tema di far crescere una cultura tecnica fin dalle generazioni come quelle che abbiamo qui esiste, è importante per tutto il Paese. E iniziative come queste sono davvero importanti perché riescono a svolgere questo compito nella maniera migliore, che è coinvolgendo i ragazzi e ragazze su temi di lavoro comune, su temi sulla ricerca di soluzioni concrete, su tematiche che poi di nuovo coinvolgono altri elementi fondamentali, in questo caso è la logistica, ma in generale questo tipo di iniziativa affronta sempre temi che attengono in una maniera o nell'altra all'Agenda 2030, alle tematiche di oggi. Il secondo ruolo per cui mi trovo coinvolto piacevolmente in questa iniziativa è che questo gap che l'Italia, il Paese sconta sulla formazione digitale e tecnica digitale in particolare è un tema che è stato affrontato anche, viene affrontato con un impegno che negli anni futuri vedrà le fondazioni
coinvolte in modo importante le fondazioni di origine bancaria. La Fondazione di Venezia è l'ente che ha creato questo spazio ed è parte di un sistema di fondazioni che, con un protocollo che è stato siglato proprio ieri dal presidente del sistema Profumo in collaborazione e dal ministro dell'innovazione Colau e dal ministro dell'economia e delle finanze Franco, ha attivato questo nuovo fondo che con 320 milioni nei prossimi 6 anni promuoverà l'iniziativa chiamata Repubblica Digitale, che ha esattamente lo scopo di chiudere questo gap che ci vede nelle retrovie di un sistema di qualunque indice misuri le competenze digitali del Paese. In particolare il segmento che verrà affrontato da quell'iniziativa è quella che si rivolge alla popolazione tra i 16 e i 74 anni, dove l'indice europeo medio è del 43%, l'Italia al 27%. Questo dà la testimonianza di quanto iniziative come queste sono importanti. E ultimo, ma non ultimo, è importante, mi fa molto piacere essere qui come presidente di M9, perché questo per noi, posto che siamo grati alla Fondazione Museo Civico di Rovereto di averci coinvolti, è un passo naturale rispetto alla storia che abbiamo sviluppato in questi anni. Il museo ha aperto dal 2018 e dal 2018 abbiamo coltivato questo tipo di iniziative, e devo dire lo dobbiamo principalmente, se non quasi esclusivamente, all'iniziativa di Silvia Fabris qui con noi, a cui va il mio personale ringraziamento per aver creduto in queste iniziative e aver condotto, diretto e fatto crescere questo laboratorio che chiamiamo LEIS, Lego Education Innovation Studio, che appunto è aperto dal 2018, si rivolge a ragazze e ragazzi di diversi gradi, dai bambini a ragazzi delle vostre età, coinvolgendoli in programmi di formazione, di sfide come quelle che vediamo oggi. Da iniziative come queste noi impariamo molto e facciamo un salto di qualità che io come Presidente accompagno e saluto con grande favore. Ho parlato anche troppo, quindi mi fermo. Prima però ringrazio, sono già stati ringraziati tutti i partner, la Fondazione Museo Civico, grazie a ragazze e ragazzi per averci creduto, grazie ai docenti per accompagnarli, per aver accompagnato le classi. Grazie allo staff di M9, a Silvia per l'organizzazione, a voi ragazze e ragazzi buon lavoro e buon divertimento, divertitevi. Grazie Presidente, allora non mi resta che lasciare la parola alla direttora del Museo Civico di Rovereto, la dottoressa Alessandra Cattoi. Prego, buongiorno e benvenuta in M9. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, benvenuti a questa competizione regionale, qualificazione regionale, secondo giorno di qualificazioni. Io mi presento la Fondazione Museo Civico. Noi siamo un museo di scienze naturali e ha una lunghissima storia. La Fondazione Museo Civico nasce nel 1851, quindi immaginate un po' come si potevano occupare di robotica a quei tempi. Però nel tempo appunto cosa è successo? Che un museo evolve, cambia, non si occupa solo di mostrare le proprie collezioni o di fare la ricerca, queste sono le cose che tipicamente fa un museo, ma alcuni musei, soprattutto quelli di scienza o quelli di tecnologia, negli ultimi anni moltissimi hanno deciso di affiancare alle loro attività tradizionali anche un tipo di esperimenti. Si sono messi in gioco, un po' come vi siete messi in gioco voi per partecipare a questa bellissima manifestazione, anche i musei che forse vengono visti ancora da chi insomma, ha una visione abbastanza tradizionale come dei luoghi un po' polverosi, un po' dove non succede niente, dove bisogna stare attenti a quello che accade, insomma. E invece non è così. Questo museo, che io ho avuto il piacere di visitare in passato, è proprio l'esempio perfetto della trasformazione dei musei.
e quindi è un luogo dove si fanno delle cose. Ecco, perché io sono molto contenta di essere qui oggi a fare questa selezione, questa qualificazione proprio qui all'M9, perché siamo due soggetti, due musei che a fianco alla loro attività principale fanno anche qualche cos'altro. Lavorano con le scuole ogni giorno, abbiamo visto sicuramente l'attività didattica dell'M9 e l'attività didattica della Fondazione Museo Civico è molto 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 attiva. Voi ragazzi siete per i musei uno straordinario impegno, perché ogni giorno dobbiamo immaginare di fare delle attività che non sono come la scuola nasce per questo, il museo no. Quindi noi ci mettiamo alla prova ogni giorno per poter immaginare di fare delle attività che possano interessarvi, che possano aiutarvi a crescere, che possano mettere noi a fianco delle scuole per cercare insieme di proporre dei metodi di apprendimento che affiancano appunto quello scolastico, ed è quello che succede proprio con questa manifestazione. La First Lego League, lo sapete, ha varie tappe. Chi si qualifica andrà alla finale nazionale che si svolge a Rovereto alla fine del mese di marzo. Chi riuscirà a risultare, ci sono vari premi che vengono attribuiti in quella finale e ci sono quindi poi dei livelli anche internazionali. Quindi la strada è lunga, inizia oggi ma ce la porteremo avanti per molti mesi. Chi partecipa a questa manifestazione ha una caratteristica che viene fortemente coinvolto, e non solo perché ha un impegno e deve mettersi alla prova per cercare di riuscire a portare qui un lavoro lungo che ha fatto prima, ma perché poi ci sono delle prospettive. Ieri erano qui presenti dei ragazzi che sono riusciti ad aggiudicarsi il primo posto a livello nazionale, sono andati negli Stati Uniti a partecipare alla finale mondiale, si sono confrontati con tutte le squadre di tutto il mondo e sono arrivati primi. Siamo campioni del mondo nella First Lego League nell'ultima edizione che si è svolta in presenza, perché quella dell'anno scorso insomma la teniamo un po' in sordina perché si è svolta online. Quindi rinnovo l'entusiasmo nostro come organizzatore nazionale della manifestazione. Ringrazio anch'io tutti quelli che partecipano. Noi abbiamo degli giudici che da tanti anni lavorano con noi per la buona riuscita della manifestazione, abbiamo degli arbitri che da tanti anni lavorano alla First Lego League. E questo perché? Perché oltre a tutto quello che vi ho detto, e non vi annoio più, perché noi ci divertiamo molto a organizzarla, ci divertiamo molto a stare con voi in questi mesi. Ecco, quello che auspico è che anche voi, che dimostrate un grandissimo impegno, un grandissimo ingegno anche nel portare avanti i vostri progetti, possiate divertirvi, e in bocca al lupo a tutti per questa bellissima giornata. Ciao. Grazie dottoressa Cattoi. Adesso lascio la parola a Andrea Denaro, il referente arbitri, colui che vi animerà per la gran parte della giornata e anche vi bacchetterà quando è il momento. No, beh, dai, Prego, bacchettare Andrea. no, diciamo che ci divertiamo insieme nel rispetto delle regole, visto che la gara di robotica sapete che ha alcune regole. E niente, io dico solamente che mi fa veramente piacere essere qua in presenza finalmente, perché l'anno scorso, come diceva prima la direttora Alessandra Cattoi, insomma è stato un anno un po' così, quindi vi chiedo di farvi un applauso veramente per tutto quello che avete fatto e che abbiamo passato, e speriamo che sia solamente un ricordo e da questo momento sia, diciamo, un nuovo inizio e quindi tutto possa migliorare. Io mi serve il telecomandino, dov'è Silvia? Vorrei ringraziare anche Valentina Bisoffi che è da casa e sta guardando perché ci sta scrivendo, quindi ciao Vale, referente nazionale di First Lego League Italia e segreteria organizzativa. Ringrazio anche Sara Larizza che è entrata a far parte quest'anno di questa nostra grande famiglia di First Lego League Italia.
Naturalmente do un grandissimo grazie anche a tutti i nostri arbitri che sono là, ma oggi avremo modo di sentirli tutti quanti. Martina Desto, Nicola Del Ben, Arianna Rosina e Matteo Dalle Vedove. Grazie a Maurizio Giaffredo che è lassù, referente nazionale giudici. E ovviamente a tutte le nostre giurie affezionatissime dalla prima stagione. Hanno a cuore questa manifestazione ogni anno, veramente è sempre un piacere lavorare con loro. Quindi giuria 1, Piera Levi Montalcini, Mirko Massetti e Giorgia Gilli. Giuria 2, Ilenia Fronza, Tommaso Scarano e Elena Ragusa. Giuria 3, Cristiana Bianchi, Massimo Bisazza e Alessandro Colombi. Naturalmente adesso è il vostro turno e vorrei fare prima di tutto però un ringraziamento davvero ai coach, perché First Lego League è un progetto veramente complesso ed lo è in anni, diciamo, normali, e in un anno come questo diventa veramente una mission impossible e diventa qualcosa di veramente difficile. Quindi veramente grazie ancora per tutto quello che avete fatto e speriamo insomma di divertirci tutti quanti oggi. Passerei quindi ai team in gara oggi. Vi nominerò tutti quanti, vi chiedo di alzarvi e un applauso per ogni team. Allora, direi di cominciare dal primo team, i Mi Collego FLL2, team storico dalla prima edizione, credo. Dalla prima edizione, non mi ricordo, dalla terza? Ok, quindi storici, benissimo. Abbiamo poi FLL 13 Wally. Da Remedello Brescia, mentre mi collego da Rovere Veronese Verona. Poi FLL 20 Hackbot. San Giovanni Lupatotto Verona. E poi dalla stessa città FLL 22 Phoenix. Mentre da Rovereto FLL 32 Van Drivers. Eccoli là. Sempre da Rovereto, quindi Derby, credo, giusto? FLL 33 Rainbow Hermit Club. Altro team da Rovereto, FLL 34 WASD. Indovinate da dove viene il prossimo team? Da Rovereto, bravissimi. FLL 35 Tech Divergent. Il prossimo? No. FLL 50 CL Robo City. Da San Pietro in Caiano, provincia di Verona. Ultimo team in gara oggi, FLL 69 scusate, Astrogate Padova. Concluderei dicendo una cosa, vi ricordo che le squadre selezionate oggi per la finale nazionale di First Lego League di fine marzo a Rovereto saranno 2 e altri 2 slot saranno assegnati per il premio oltre la robotica. Potranno essere le stesse squadre oppure no, a seconda di come sono andate le giurie e ovviamente anche la performance robotica per quanto riguarda First Lego League, mentre per quanto riguarda il premio oltre la robotica si andrà a valutare principalmente il progetto innovativo. Ricordo, prima di concludere, la riunione dei coach alle 9:30
ai campi di prova 2, quindi ai pit 2, qua dietro. E niente, direi che ci siamo. In bocca al lupo a tutti quanti, mi raccomando, divertiteci, ci vediamo stasera per la premiazione. Bocca al lupo!
Ten.
Ed ecco che fanno l'ingresso in campo i Mi Collego, primi questa mattina. Si posizionano sul Non siete al campo di completo, gara. però vi fate sentire sempre, bravissimi, bravissimi, È così che vi vogliamo! grandi. Posizionano il robo sul campo gara, arbitro Sì. è Matteo. È perché sappiamo che sapete animare da soli, quindi vi abbiamo messo a gareggiare da soli il primo round. Ispezione del campo gara. Vengono sistemati i pezzi in campo, bisogna avere una precisione massima, ricordiamo, perché il robot è programmato. Ok, dovremmo essere praticamente pronti. Loro. Ah, mi raccomando. Allora, ci siamo? Oscar e Jennifer? Jasmine, perdonatemi. Sono tanti nomi. Nel giro di 2 giorni impari tantissimo. Allora, hanno già fatto la fase di ispezione? Sì. Sì. Stanno ultimando i preparativi per partire. Ricordiamo il... No, spaccate tutto no. Perché dopo ci tocca rimontare, abbiamo tante gare ancora. Eventualmente alla Final Four, se proprio. Ma neanche. È il primo di una lunga lista di robo game quest'oggi. Te Oscar ci sei? Ok, siamo pronti. Ok. E quindi direi partiamo col primo countdown della giornata, ce ne saranno tantissimi. Vai, a E te chiediamo l'onore. l'aiuto anche di voi più avanti. Anzi, E- ai Mi Collego l'onore di fare il countdown assieme a noi. Esatto, ci aiutate, vero? Partiamo dal 3. Ok? E allora direi 3, 2, 1, via! Partito 2 il- minuti e mezzo a partire da adesso per cercare di realizzare il maggior numero di missioni. Ogni missione ha il suo punteggio in base alla difficoltà. Molto bene, il ponte è già stato abbattuto in entrambe le parti, è stata spostata la gru blu e il robot è stato recuperato e ci apprestiamo a partire per il secondo giro. Si avvicinano al motore che viene Motore girato. elettrico azionato. Apertura e scarico con successo. E Perfetto, partono. rientro in Molm ottimamente riuscito. Hanno recuperato il container che può essere riempito. Per poco. Niente da fare, per poco mancano Ma ricordiamo l'aggancio. solitamente il primo round è quello con punteggio più basso e poi nel corso della giornata miglioreranno. Ok, container portato completamente nel cerchio. Hanno ancora 1 minuto e 10 secondi, un sacco di tempo ancora per completare altre missioni. Quarto round. Il pubblico è poco ma si fa sentire. Ancora 50 secondi a disposizione. Vediamo. Purtroppo il Viene progetto innovativo è stato perso.
No, non è riuscito a sganciare il carico, il container. Ma ci sarà tempo per migliorare, avete ancora 2 round. Quindi, Molto bene. benissimo. Ok, hanno deciso di fermarsi qui, anche se c'era ancora del tempo per non interrompere il robot, altrimenti avrebbero perso dei punti, giusto? Sì, esattamente. Quindi bravissimi i miei colleghi che hanno inaugurato il tavolo anche per questa mattina. Ricordiamo che questo è il primo round, ce ne saranno altri 2, quindi c'è tempo per scaldarsi per bene. Anche tutte le altre squadre avranno i loro 3 turni, divisi tra la mattina e il pomeriggio. E ora l'arbitro può partire con il conteggio dei punti. Il prossimo team in gara sarà FLL 35 Tech Divergent. Vediamo se ci sono già. Siete voi? Siete voi? Ottimo. Perfetto. Dai, sono in 20. 9 della FLL2? Ah, ok. Me l'ero dimenticato. E non si era capito prima. Ricordatecelo durante la giornata. Tech Divergent. Siete pronti? Potete scendere, potete venire qua con Nicola. Con Nicola. Sono stati bravi? Bene, bene. Potete fare di più? Molto? Bene, bene. Allora aspettiamo il secondo round e il terzo. Cosa? Bene, bene. No. Voi siete la FLL?
Sì, ma ditemelo con un po' di animo. Il nome? Nome, non team number? Ditemelo un po' insieme. Si è capito tutto. Siete pronti? Voi anche? E quindi direi 3, 2, 1, via! Pala eolica. Ok. Procedono per il secondo giro del robot. Non sganciare il carico, no, vanno a prendere il container inutilizzato. Agganciano il primo vagone del camion al ponte. Il robot rientra in base. Posizionato con precisione. E viene girato il motore, quindi viene azionato il motore elettrico. Missione conclusa con successo. Ulteriore posizionamento per il robot. Vediamo che deve partire completamente all'interno dell'area di lancio, quindi quel quarto di cerchio. Viene Prima buttato parte giù. del ponte è andata bene. E anche il binario. Eh sì. Vediamo se vanno... Ok, Sganciano parco scaricato. Molto bene. E stop. Fine. Stop. Applauso. Anche loro avevano a disposizione, Avevate a disposizione quasi un minuto ancora 40 secondi per fare altre missioni, magari provate a farne ancora 1 o 2. È una sfida. Arrivano consigli dal pubblico. Giusto. Ma per il, ricordiamo, primo RoboGame ce ne sono altri 2. Questo è solo il riscaldamento. Prossimi team in gara saranno FLL 13 Wall-E Vedo già e una squadra FLL 50 CL RoboCity. che sta scendendo le scale con dei robot in mano, attrezzatura varia. E anche il secondo team. E chiediamo ai ragazzi della squadra la prossima volta di fare il giro. Allora, un team si posiziona nel campo con Arianna, FLL 13, intanto che l'arbitro finisce di fare i conteggi del RoboGame precedente. Le squadre si posizionano nel pubblico per sostenere i loro compagni. Viene fatta l'ispezione del campo gara e l'ispezione del materiale del robot. È un momento importantissimo il controllo del campo del setup iniziale, perché da lì deriva la buona riuscita delle missioni.
Ok, le due squadre si stanno posizionando sul campo di gioco, hanno preparato i loro materiali. Grandi spiegamento di materiali, vedo, sul campo. Oh, scusami. Si sente un po' di tensione a bordo campo, ma ricordiamo il primo turno di 3, quindi c'è sempre tempo. Quindi al tavolo 4 mi dicono che c'è un po' di agitazione. 3, tavolo 3. Ok, e FLL 13 pronti, giusto? Tutto a posto. Invece la squadra si sta ancora posizionando. Ci siete? Ok, pronti? Sì, sì. E quindi direi 3, 2, 1, via! 2 minuti e mezzo per cercare di realizzare il maggior numero di missioni. Ponte abbassato completamente, progetto innovativo no, per l'FLL 50. Niente da fare, il robot viene recuperato, nel frattempo gli FLL 13 continuano, riescono ad agganciare il primo pezzo al ponte, viene abbassata la prima parte del ponte e la seconda leggermente mancata. Forse adesso no. E invece ci riesce. Ok, robot bloccato, ripreso. Intanto nel campo opposto il robot procede verso la gru blu che si sposta piano piano forse ce la fa, ma molto piano. No, adesso si è bloccato. No, niente da fare. Ancora 1 minuto e 15 secondi al termine. Cambio di attrezzatura. E intanto viene chiuso il binario per gli FLL 13. Il robot torna e recupera anche il carico. Cambio di attrezzatura anche qui, viene aperto e sganciato questa volta con successo il carico. FLL 13 ripartono. ...30 secondi da adesso, al termine. Viene sposata la gru. E viene sganciato il pezzo innovativo. Purtroppo non è stato così preciso dal robot. Ancora 12 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Molto bravi entrambi i team. Sono riusciti a concludere molte missioni, ma hanno ancora 2 tentativi per migliorare il loro punteggio nel corso della giornata. Prossimi team in gara saranno FLL 20 Hackbot con Martina
Allora, chiamiamo sul campo di gara FLL 32 i Van Drivers, perché è il loro turno di gioco. Vediamo se ci sentono, se c'è qualcuno, un loro coach nei paraggi. Niente, errore nostro, i Van Drivers sono tra un paio di turni. Gli Hackbot stanno ispezionando il campo gara, stanno preparando tutti i loro materiali e mi sembrano pronti a partire. Voi siete pronti, Hackbot? Sì? Prontissimi, il vostro pubblico è pronto? In bocca al lupo. Allora possiamo cominciare il conto alla rovescia. E allora direi 3, 2, 1, via col tempo. Okay. Robot partito. Si dirige subito ad azionare il motore elettrico. Hackbot utilizza la nuova versione del robot Lego, Spike Prime. Secondo giro. E viene azionato e scaricato con successo il container grigio. Cambio di attrezzatura. Ok, container portati nel cerchio correttamente, anche il camion agganciato al ponte. Viene azionato. Quarto giro per il robot. Probabilmente andranno adesso a abbassare il ponte, prima parte andata e seconda anche. Anche la seconda. Molto bene. Intanto anche l'aeroplano arancio ha superato la linea blu. Robot recuperato. Rimane ancora 1 minuto e 10 secondi. Viene spostata Ottimo lavoro. la gru blu. Gru spostata. Ancora un altro giro per gli Hackbot. Che si dirige verso l'elicottero e sgancia il pacco con successo e fa rientro in base. Ancora 30 secondi. Molto precisi questi Hackbot fino ad ora. Vediamo con il pezzo innovativo. Accidenti. Si scontra contro il camion. Hanno ancora 10 secondi a disposizione, ma sembra che preferiscano attendere e quindi si conclude il turno. Purtroppo c'è stata una collisione con una missione che era stata completata. Però non vi preoccupate perché avete ancora il secondo e il terzo round e credetemi, il primo round è sempre un po' così. Molto bravi, quindi adesso l'arbitro può fare il conteggio dei punti per questo primo round e tra pochissimo arriveranno altre squadre per il loro primo turno.
Prossimo team in gara sarà FLL 22 Phoenix. Che non ci sono ancora, ma siamo un po' in anticipo. La classifica parziale della gara di robotica del primo round verrà pubblicata più o meno al termine del primo round, il tempo insomma necessario agli arbitri per compilare gli score sheet digitalmente. FLL 22 Phoenix, ci siete? Ho visto là un componente. Ok, eccoli qua. Eccoli qua. Con Ayan sul campo 3. Fase di ispezione completata e bonus ottenuto. Ok, siete pronti? Phoenix? Ok? E allora direi 3, 2, 1, via questo match. 2 minuti e 30 secondi. Camion agganciato e una parte del ponte correttamente abbassato. Vediamo se il container... No. Potete rifarla, Purtroppo per poco non è stato azionato il motore elettrico. Niente da fare, il robot però torna in base autonomamente, quindi possono ripartire con il prossimo giro. Il robot segue la linea, vediamo dove andrà. Ah, si dirige verso l'elicottero sganciato, il pacco con successo.
e chiusura del ponte con il Hanno recupero del ancora robo. un minuto di tempo. Ancora un minuto, quindi ancora molto tempo per completare altre missioni. Caricano i container. Vediamo, posizionati completamente all'interno del cerchio. Molto bene, stavolta posizionano il secondo camion che deve agganciarsi al primo. Ha sbagliato di pochissimo. Ancora 30 secondi. (15 secondi). Niente da fare. Cinque secondi. 4, 3, 2, 1. E stop. Il robo viene fermato e si conclude qui il match. Un applauso, fatevi sentire. Bravissimi Phoenix. Adesso vediamo il conteggio a quanto arriveranno, ma hanno ancora a disposizione 2 round. Prossimo team in gara, FLL 32 Van Drivers. Van Drivers, ci siete? FLL 32. Ci ricordiamo che per questioni di sicurezza possono accedere ai campi di gara dalla porta qua a fianco solamente i driver, ma il resto della squadra deve fare il giro esterno dalle scale. Van Drivers pronti? Ci siete voi? Ok, allora possiamo partire e quindi 3, 2, 1, via questo match. 2 minuti e 30 secondi a partire da adesso. Il robot è partito con il primo giro e scarica con successo il container grigio, ma purtroppo si ferma e deve essere recuperato.
Primo secondo giro. round di robotica che si è quasi concluso. Agganciato il camion e chiuso il ponte. Recuperato il robot. Vediamo il prossimo giro per gli FLL 32. Niente da fare. Purtroppo devono recuperare, ma c'è ancora tempo, quasi un minuto, 50 secondi di gara. ...25 secondi al termine. Ancora 10 secondi, ma Ok, decidono di finisce lasciare... qua il match e quindi ci prepariamo per il successivo, che vedrà scendere in campo FLL 33 Rainbow Hermit Club e FLL 69 Astrogate con Matteo e Arianna. I team devono posizionare tutto il materiale nell'area per prendere un punteggio extra. L'arbitro deve controllare che il volume occupato da tutto il materiale non superi un determinato valore. Nel frattempo va anche controllato il campo, che tutto sia in posizione, che tutto Mancano sia pronto. i Rainbow Hermit Club FLL 33. Mi raccomando, squadre, fate sentire la vostra vicinanza ai vostri compagni. Hanno bisogno anche gli altri, anche gli avversari possono tifare. Ancora meglio. Ricordiamo che la combinazione può essere modificata. Esatto, come conferma l'arbitro Matteo, il container blu deve restare nella parte inferiore della struttura arancione, il container arancione nel mezzo e quello verde nella parte in alto del centro di smistamento, e la combinazione deve cambiare tra un round e l'altro. Attendiamo il Rainbow Hermit Club, ma siamo in anticipo, quindi avete tutto il tempo per sistemarvi.
Le squadre stanno controllando che tutto il materiale in campo sia posizionato correttamente e si stanno preparando i materiali per completare le varie missioni nella maniera più veloce possibile. Tutto sembra in ordine. Ricordiamo che ai fini del passaggio del turno conta sì la gara di robotica, quindi il punteggio più alto ottenuto all'interno dei 3 round, ma conta naturalmente anche l'andamento nelle giurie, quindi progetto innovativo, robot design e core values. Oggi sono in palio 2 posti per la finale nazionale di Fast Lego League di fine marzo a Rovereto e altri 2 posti per il premio Oltre la Robotica, quindi un concorso parallelo a Fast Lego League che vede gareggiare i migliori progetti innovativi. Le squadre selezionate potranno essere tra i 2 diversi premi le stesse oppure no, a seconda dell'andamento appunto delle rispettive parti. Richiamiamo gli FLL 33 Rainbow Hermit Club. Bisogna prepararsi anche con la divisa, giustamente ricordano i compagni di squadra. Quindi consegnate le felpe, siamo pronti per cominciare. Ok, robot in posizione, possiamo partire con il countdown, quindi no. Scherzavo. In Manca un'altra attesa di un squadra. team, sì. Proviamo a richiamarli, vedere se arrivano. FLL 33 Rainbow Hermit Club, che alle 10 avevano una giuria. Forse si sono attardati i giudici, Quindi si sa, sono sempre pieni di domande. Direi di partire comunque. Recuperiamo dopo che abbiamo uno slot libero alle 11.03. Ok, quindi squadre aiutateci con questo countdown. 3, 2, 1. Via il tempo, 2 minuti e mezzo. Accidenti, il robot è partito ma non era tutto a posto, quindi subito viene recuperato e fatto ripartire. Ancora 1 minuto e 35 secondi al termine di questo round con Astrogate. Qualche piccolo problemino con la centralina EV3. Ok, Ma partito è il partito. robot. No, viene bloccato. Poco meno di 1 minuto, 50 secondi al termine. Penultimo match. Per questo primo round.
20 secondi al termine. Ok, sono riusciti a recuperare il container e ora possono riempirlo. 5, 4, 3, 2, 1, stop! I prossimi Un po' di tensione in questo primo Team. RoboGame, ma ci sono ancora 2 round. E adesso in gara saranno FLL 33, che era un po' in ritardo a causa di qualche ritardo con le giurie, quindi FLL 33 Rainbow Hermit Club, che sono pronti, e FLL 34 WASD, quindi è un derby della stessa scuola, giusto? Mi confermi? È un derby, giusto? Stessa scuola. WASD. Siete voi? I vostri allievi addirittura, li avete istruito voi, i vostri compagni? Ah, secondo anno voi e primo anno loro. Quindi vediamo se gli allievi superano il maestro oppure no. FLL 34 WASD, ci siete? partono subito con l'ispezione del campo gara e l'ispezione del robot da parte degli arbitri. Siamo in attesa degli allievi di Rainbow Hermit Club. Martina, vedi movimenti? Stanno arrivando? WASD, siete voi? Benissimo, sono qua. Adesso manca l'arbitro Martina, ma dovrebbe arrivare. Ah no, c'è il pubblico da parte della squadra, ma mancano i driver. E forse riusciamo a recuperare tutti quanti, sia l'arbitro che i 2 driver. Preparatevi su questo campo, qua. Qui. In bocca al lupo a tutti e 2 i team. Ricordiamo che questo è un derby. Stessa scuola di provenienza, quindi Liceo STEAM Rovereto. Ok, si preparano anche loro con l'attrezzatura a bordo campo. Quindi ci prepariamo per la fase di ispezione. Ricordiamo che questo è l'ultimo match per il primo round, mentre il secondo round inizierà alle 11:30 con Mi Collego. Ok, ispezione del tavolo anche per gli WASD. Vediamo quando sono in posizione. Ok, pronti? Pronte? Voi? Non ancora. E quasi?
Guardate che avete tempo per recuperare in caso nel secondo e il terzo round, quindi l'importante è divertirsi. Ci sono le vostre squadre che vi faranno sentire il loro tifo. Ok, ci sono? Voi Ok. ci siete? Ok? E quindi direi 3, 2, 1, via il tempo! 2 minuti e mezzo. Benissimo. Ok, recuperato il container da riempire per gli WASD e agganciato il camion al ponte. Parte il secondo giro, anche per gli FLL 33 che agganciano con successo il secondo camion e il primo lo spingono fino al ponte, molto bene. Vanno ad azionare il motore elettrico con successo e scaricano il container grigio. Il robot ritorna in base dalla parte opposta del tavolo. WASD partono. Purtroppo il camion non viene agganciato. Il camion deve rimanere in campo, ma c'è ancora tempo, 1 minuto e 10 secondi. Tanto gli FLL 33 stanno caricando di container il loro robot per poterli posizionare sul campo. Gli WASD alla partenza. Carico posizionato parzialmente, gru spostata per gli FLL 33, container posizionato sul treno e gru spostata anche per gli FLL 34. Ancora 32 secondi di gara. I WASD decidono che per questo round si può concludere qui e quindi possono cominciare a contare i punti. Invece la squadra opposta continua, hanno il pacco giallo posizionato sul robot, purtroppo non viene posizionato sulla piattaforma e il tempo finisce qui. Complimenti a entrambe le squadre. Adesso gli arbitri procederanno con il conteggio, l'ispezione del tavolo per vedere quali missioni sono state completate e quali no. E magari riescono anche le squadre a rubare qualche consiglio per i prossimi round. E si conclude quindi il primo RoboGame. Tutte le squadre hanno avuto il loro turno. Adesso ci sarà una piccola pausa e poi continuiamo con il secondo round. Nel frattempo le giurie stanno pian piano esaminando tutti i progetti innovativi, si stanno facendo spiegare tutte le strategie delle squadre per poter assegnare il punteggio che andrà a sommarsi a quello dei RoboGame. I RoboGame sono 3, ma verrà tenuto soltanto quello con il punteggio migliore per creare la classifica parziale. Adesso agli arbitri dobbiamo dargli il tempo di calcolare i punteggi per questi ultimi match, ma una volta caricati i punti li potrete visionare la classifica parziale sulla piattaforma e verrà proiettata anche qua sul grande schermo.
Vedo i mi collego schierati, questo vuol dire che è il loro turno, giusto? Pronti per inaugurare il secondo round di RoboGame. Facciamoli pure accomodare al campo gara. Così possono procedere all'ispezione del campo per la squadra e all'ispezione del robot da parte dell'arbitro, perché ricordiamo che se il robot e tutti i suoi materiali non superano un volume prestabilito, ci sono dei punti extra. No, le cose del tavolo non vengono conteggiate. Solo i materiali della squadra. No, ricordiamo che non è possibile spaccare i pezzi, sennò qui ci tocca tornare tutti a casa. Andiamo a sentire i compagni di squadra. Siete soddisfatti del primo dei RoboGame? Beh sì, sono abbastanza soddisfatto. Rispetto ai punti che volevamo fare ne abbiamo fatti meno, però dai, comunque abbastanza bene. Molto bene. E invece un consiglio per le compagne? Allora, sicuramente di stare calmi e di prendere il pacchettino. Molto bene, prendere il pacchettino, ricordiamo. Altro consiglio? Dovete stare tranquille, se sbagliamo non succede niente, sempre forza mi collego. Esatto, c'è un altro round, quindi niente panico, ma i vostri compagni sono fiduciosi. Le squadre sono pronte, via il conteggio, 3, 2, 1, partenza! Pure i cori da stadio, viene chiuso subito il ponte, partono subito molto bene, mi collego, questa volta il robo manca lo spostamento della gru, ma subito viene recuperato e si riparte per un secondo giro. Il robot va verso il motore, purtroppo non riesce a prendere la leva nel modo corretto, quindi non viene azionato il motore elettrico. Ma riescono a portare in base il container che può essere ora riempito. Prossimo giro, terzo giro per i mi collego. Viene posto un container vicino al segnale e dentro il cerchio. Hanno ancora 1 minuto e 20. Siamo ora a metà tempo. Viene posizionato il secondo convoglio del camion, il primo è stato già agganciato al ponte. Agganciato. Ora i compagni ricordano di mantenere la calma, manca ancora 1 minuto, intanto prendono posto negli spalti gli FL 13
prossimo turno già schierati. Viene posizionato anche il container carico all'interno del cerchio. Quindi altri punti per i Mi Collego. Hanno ancora del tempo, 40 secondi, per completare qualche altra missione. Vedo che posizionano il pezzo innovativo. Ancora 25 secondi. E il robot parte. Purtroppo il robot si è incastrato vicino al ponte, mancano ancora 10 secondi, ma i Mi Collego decidono di lasciare il robot dov'è per evitare un'ulteriore penalità. Comunque le missioni concluse sono molte e i Mi Collego mi sembrano soddisfatti qui in tribuna. Un applauso per questa squadra. Adesso gli arbitri possono ispezionare il campo per dare i punteggi e nel frattempo gli FLL 13 possono posizionarsi sul loro campo con l'arbitro Matteo. Allora ricordiamo agli Hackbot che vedo qui seduti che è il loro turno, probabilmente loro stanno aspettando i loro compagni che staranno finendo di preparare il loro robot. Li ho visti prima fuori che presentavano nel chiostro il loro progetto innovativo a tutto il pubblico dell'M9, quindi l'unico momento aperto al pubblico è proprio quello in cui le squadre si posizionano nel chiostro per presentare i progetti a chi volesse venire ad ascoltarli. Intanto l'ispezione del campo gara procede per gli FL 13, stanno sistemando tutte le missioni e controllando che siano al loro posto. Gli Hackbot FLL 20, eccoli che arrivano. Anche loro possono posizionarsi. No, il campo gara credo sia quello di fronte agli FLL 13 con Arianna. Anche loro posizionano tutti i loro pezzi. Le squadre sono in posizione e quindi siamo pronti a partire. Chiedo al pubblico una mano per questo countdown, quindi 3, 2, 1 e via al match. Partono subito entrambi i robot. Purtroppo non riescono a scaricare correttamente il container grigio, gli FLL 13, invece gli Hackbot sono già riusciti a recuperare il container da caricare. Ora hanno agganciato il primo camion, gli FLL 13 hanno chiuso entrambe le barre del ponte, molto bene. Gli Hackbot hanno posizionato
il container grigio all'interno del cerchio e ora anche gli altri 3 agganciano il camion al ponte. E si preparano per il prossimo giro. Nel frattempo, Dopo Matilde abbiamo la classifica del primo round, quindi al termine del match molto bene. riusciremo a vedere chi è al momento in testa. Gli Wally hanno chiuso il binario, nel frattempo hanno recuperato il robot, gli Hackbot invece continuano con le loro missioni. Ancora gli Wally che si dirigono verso la gru blu, hanno il loro pezzo innovativo, purtroppo non riescono a posizionarlo nel posto corretto. Nel frattempo gli Hackbot continuano con le loro missioni, sono riusciti solo a chiudere la prima parte del ponte, ma hanno ancora 30 secondi per cercare di completare questa missione. Niente da fare purtroppo per gli Hackbot, hanno perso una ruota addirittura, adesso devono velocemente... E intanto gli Wally sono riusciti a posizionare il pezzo innovativo, ancora 3 secondi, 2, 1 ed è finito il tempo, quindi niente da fare. Gli Hackbot non sono riusciti a far partire per un ultimo giro, ma complimenti a entrambe le squadre. Ok, i prossimi team in gara saranno FLL 22 Phoenix e FLL 32 Van Drivers, quindi chiediamo ai team di prepararsi, ma direi che potremmo guardare la classifica del primo round. Eccola qua, in testa abbiamo 2 squadre praticamente con 260 punti. In terza posizione Rainbow Hermit Club con 235 punti. Ricordo che questa è una classifica parziale della sola gara di robotica del primo round e quindi cambierà completamente probabilmente nel corso della giornata. Intanto vediamo se sono arrivati i team. Phoenix ci sono, FLL 32 Van Drivers ci siete? Eccoli qua, preparatevi. Ci siamo, quindi vediamo Phoenix, ok, pronti? In bocca al lupo. Van Drivers, ci siete? Sì? In bocca al lupo anche a voi. Ok, torniamo con la grafica sul campo di gara e partirei col timer e quindi 3, 2, 1, via col tempo, 2 minuti e 30 secondi.
1 minuto e 50 al termine di questo match. Proietteremo la classifica ancora al termine di questo match, in modo che così tutti abbiano la possibilità di vedere il piazzamento della propria squadra nel primo round. Ancora 1 minuto di gara per le due squadre che si stanno confrontando in questo secondo round. Cambio di attrezzatura per i Phoenix. Nel frattempo è partito anche il robot della squadra opposta. Posizionato correttamente il carico nel cerchio. Ancora 15 secondi di gara, i Phoenix si avvicinano al camion che hanno, i due camion che hanno fissato al ponte, entrambo chiuso. Attenzione. 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Stop! Ma avevano già terminato da un po'. Ed ora si procede al conteggio. Tra un attimo magari proiettiamo di nuovo la classifica del primo round. Quindi i prossimi team in gara sono FLL 33 Rainbow Hermit Club e FLL 34 WASD. Hermit Club ci sono. WASD, FLL 34 ci siete? FLL 34 WASD. Vediamo se riusciamo a recuperare WASD. Eccola qua la classifica. Ricordo che è una classifica che tiene conto solo del primo round e solo per la gara di robotica. Per quanto riguarda il sapere chi accederà alla finale nazionale e chi verrà selezionato per il concorso premio oltre la robotica, dovremo attendere la premiazione di questo pomeriggio, a partire dalle 5 di oggi pomeriggio. Ok, controllo del campo, sembra essere tutto a posto, quindi possiamo ritornare con la grafica sui campi di gara.
pronti per partire con questo nuovo match. E allora ci siamo. E allora 3, 2, 1, via col tempo. 2 minuti e mezzo. Entrambi i robot sono partiti. Recuperato il container per gli WASD e il robot è rientrato in base, può ripartire. Nel frattempo qualche istante di attesa per la squadra avversaria, ma anche per il loro robot è partito. Camion agganciato al ponte e al secondo camion. Matilde, c'hai una vista pazzesca perché riesci da metà delle scalinate a vedere... È la giovinezza. Ah sì? Bene, bene, sono contento. Nel frattempo... Come dicevamo questa mattina, vedrai quando arriverai alla, alla mia età. Nonché. Entrambi i robot sono in base, si cambia equipaggiamento, sono partiti nuovamente, entrambi viene chiuso il ponte e anche il secondo pezzo del ponte, ma viene recuperato il robot, quindi penalità. Nel frattempo gli WASD chiudono metà ponte e chiudono anche il binario del treno. Il robot fa il suo rientro in base autonomamente e subito pronti per il prossimo giro. Viene posizionato un container che potrà essere posto sul campo gara. Ancora 35 secondi a disposizione. Parte nuovamente il robot per i WASD. Procede lungo il campo. Anche la parte opposta al robot è partito. Carico di container posizionati. 20 secondi al termine. Il prossimo team in gara sarà FLL 35, Tech Divergent. Ancora 10 secondi, intanto gli WASD sono riusciti a spostare la gru, invece il robot opposto è stato fermato e il tempo è finito. Complimenti a entrambe le squadre che sono riusciti a completare parecchie missioni. Adesso gli arbitri FLL possono 35, ci siete? contare i punti. Nel frattempo le prossime squadre possono prepararsi, i campi gara sono già pronti. Vediamo se riusciamo ad avere la classifica, in modo che così chi non è riuscito a vederla può prendere visione del primo round, dell'andamento. Quindi abbiamo in testa al momento per il primo round Mi Collego FLL 2 e Hackbot FLL 20 con 260 punti. Proviamo a chiamare FLL 35, Tech Divergent, ci siete? Ok, siamo in anticipo di 4 minuti in realtà, quindi... Sì. Con calma allora. Non succede spesso di essere in anticipo, quindi non sono abituato. Al solito c'è sempre il ritardo e sono tutti qua.
Gli arbitri stanno assegnando gli ultimi punti del match precedente che ha visto in gara ben 2 squadre del liceo STEAM di Rovereto, ben supportati dai loro compagni. Nel frattempo continuiamo a leggere la classifica. Abbiamo al terzo posto i Rainbow Hermit Crab, per il momento, ricordiamo che è ancora una classifica parziale. Poi i Wally, i CL Robo City, al quarto posto in realtà perché abbiamo un primo pari merito. Quinto posto i Tech Divergent, sesto per gli WASD, settimo i Phoenix e i Vandreiser e gli Astrogate in chiusura. Ma questo è solo il primo RoboGame, quindi vediamo se questo secondo round può cambiare qualche posizione. Ci siete? FLL 35, giusto? Ok, venite pure. Ok, possiamo tornare con la grafica sui campi di gara. E quindi attendiamo l'ok dalla squadra per poter partire col conto alla rovescia e avviare quindi anche questo match.
Pronti? Ok, e allora 3, 2, 1, via! 2 minuti e mezzo. Motore elettrico azionato, capacità inutilizzata presa, che se riempita permette di ottenere punteggio. Manca ancora un minuto. Avevo perso di vista, pensavo non fosse più qui. Sono onnipresente. È vero, è vero. Nel frattempo fanno il loro ingresso in tribuna. Probabilmente FLL 50 CL Robo City. Confermano, Esatto. benissimo. Tutta la Quindi direi che attrezzatura in mano. possono... Aspettiamo un attimo che siamo un po' in anticipo. Sembrano avere qualche problema. 20 secondi al termine, poco meno, 17 secondi, 16. Cambio posto, dov'è? Ok ragazzi, bisogna andare qua. Supporto dal pubblico che appunto ricordiamo ancora a disposizione. C'è un terzo round, quindi nulla è perduto. Nel frattempo si preparano per l'ispezione. I CL Robo City hanno superato l'ispezione dell'arbitro, adesso possono procedere a controllare il campo gara e preparare tutto il materiale per completare le missioni, più missioni possibili all'interno dei 2 minuti e 30 a disposizione. Fase di ispezione fatta. Posizionano il robo all'interno dell'area di partenza. Quasi pronto il materiale. Una volta che la squadra dà l'ok, si può far partire il cronometro.
Fate un bel applauso di in bocca al lupo ai vostri compagni. Sperando di non averli agitati, che mi ha creato magari l'effetto contrario. Tutto sotto controllo. Ci siamo? CL. Ok. E allora 3, 2, 1, via questo match, 2 minuti e mezzo. Via il tempo. Subito si dirigono verso il ponte, spingendo camion 1 e camion 2. Ponte abbassato. Purtroppo il secondo camion non è stato agganciato in maniera Sì, corretta. purtroppo neanche il primo in realtà. Ah, accidenti. Per poco. Per pochissimo. Però il ponte è stato chiuso e sono stati posizionati 2 pezzi nel cerchio. Subito ripartono per il secondo giro. Hanno cambiato setup. E intanto siamo arrivati, quindi il prossimo sarà l'ultimo match di questo secondo round. Prima della pausa pranzo. E vedrà scendere in campo FLL 69 Astrogate. Noto che i CL Robo City hanno un marchingegno per posizionare il robo alla partenza per evitare sbagli. Un metodo utilizzato da qualche squadra, non da tutte. Il robo si è avvicinato per sganciare il carico, ma No, prendilo. non... Un minuto. Ricordiamo che qualvolta che il robot viene toccato deve essere riportato all'interno della home. 50 secondi al termine. Si preparano per il terzo giro, si dirigono verso sganciano il carico. 35 secondi al termine. Secondi, vediamo se riescono a completare un'ultima task. Ancora 20 secondi e sono partiti. Vediamo il robot dove andrà a posizionarsi. Purtroppo manca la spinta giusta per l'aeroplano, non riesce a superare la linea blu. 5, 4, 3, 2, 1, stop! E si conclude anche questo match per i CL Robo Sembrano molto City. soddisfatti. Un grande applauso per questo team. Però ricordiamo che c'è un altro round per poter recuperare e poter far meglio. Com'è andata questo primo round, questo secondo round, Martina? Bene, si vede che si sono impegnati molto. Per alcuni è evidente che è la prima esperienza, ma riusciranno sicuramente nel tempo a accumulare preziosi consigli. Bene. Ottimo. Una volta compilato lo score sheet, andremo a pubblicare nuovamente la classifica del primo round e una volta che le squadre avranno completato anche il secondo round, proietteremo invece la classifica parziale, primo e secondo round, quindi contando il punteggio più alto tra i due.
attendono con un po' di apprensione il punteggio. Astrogate, siete voi? Ok, perché siamo in anticipo, ma siete già pronti per gareggiare? Benissimo. Così allora forse riusciamo a compilare la classifica, che abbiamo avuto qualche problema con la piattaforma online, quindi dobbiamo crearla, diciamo, tra virgolette, un po' manualmente. E quindi riusciremo probabilmente, grazie a questi minuti che recuperiamo, a proiettare anche il secondo round. Venite pure. Siete con Nicola. Quindi direi di iniziare con la fase di ispezione. Per questo ultimo match valido per il secondo round. Gli Astrogate si posizionano tutto il materiale per l'ispezione. Procedono a controllare il tavolo. E una volta pronti si potrà dare inizio a quest'ultimo match per il secondo round. Gli Astrogate stanno posizionando tutti i loro materiali per prepararsi e sono quelli che concluderanno questo secondo round, dopodiché pausa pranzo, giusto? Sì, Pausa esattamente, pranzo. siamo un po' in anticipo, non capita tutti gli anni, anzi penso non sia mai capitato, forse un anno e basta. Bene, Quindi- bene, perché io sono molto affamata, non Quindi so bene voi così. ragazzi. Non sei l'unica, te lo garantisco. Siete partiti presto questa mattina? Alle 5:30. Beh, avete sicuramente fatto merenda allora. Ma forse anche due. Vabbè, vi è andata bene. Colazione con la pasta asciutta, perché sennò non arrivavate fino a mezzogiorno. Li ho visti prima, Andrea, avevano ordinato delle pizze. È per quello che sono così carichi. Chi è che ha ordinato delle pizze? Gli Astrogate. Ma avete ordinato anche per noi? Sì? No, solo per Nicola, perché è il loro arbitro. E quindi... Ah sì? Giusto. Male, malissimo però. Non va bene. Dopo ci direte se erano buone oppure no. Ma tra il resto, voi due non c'eravate anche ieri? Tu? Ma eri in un'altra squadra? Ma, È affezionato. ma in quale squadra è che non sei davvero parte? Questa o quella di ieri? Di entrambe? Che cuore. Sì, sì. Ah, ti sei iscritto anche nelle squadre delle altre qualificazioni? È perché Mi c'è sembra un premio, giusto. no? Più Secondo me vuole partecipi, rubarti il c'è posto. la raccolta punti. Vuole Quindi rubarti ci ha prese il 2 su posto. 2. Siete pronti? E Sì, quindi direi che 3, 2, 1, via il match. Cominciamo!
Robot parte, deciso, avvicinato il camion, collegato al ponte, ponte chiuso per entrambe le parti. E recuperano 2 container, quello blu e quello verde. Non è andato. E chiudono il binario e incastrano il treno. Ha deragliato però il treno. Accidenti. Ma intanto il robot in home. ritorno in base, quindi nessuna penalità. Perfettamente. Viene preparato un altro pezzo. Si preparano per partire. Ancora 1 minuto e 30 secondi. Subito decisi verso il motore elettrico azionato, rientro in base e portano in base il container da riempire. Aereo che supera la linea blu e container grigio sganciato. Carico del container avvenuto, vediamo se per poco non è riuscito a portare il container nella home, però è un container parziale nel cerchio nero. Si preparano per la terza uscita con ancora 50 secondi a disposizione. Stavolta gli Astrogate stanno completando pian piano una missione alla volta. Vediamo quale sarà il loro prossimo obiettivo. Ovviamente vanno nel cerchio cargo connect, sì. Ovviamente adesso scaricano. Vediamo, no, hanno si ancora vanno a 20 posizionare- secondi. No, vanno sul ponte ovest della Provano. nave per mettere in equilibrio, sì. Mamma mia! Avvenuto. Perfetto. E si è anche posizionato in maniera perfetta. Per la prima volta nella giornata qualcuno è riuscito a posizionare i container in equilibrio sulla Esatto, e piattaforma. si sono anche posizionati qua perché il robot, se si trova al di qua di una certa linea di colore blu, ottiene un punteggio più alto al termine della robot game. Molto bene. E non è facile perché ci vuole veramente molta precisione. Complimenti quindi agli Astrogate che si sono rifatti molto bene rispetto al primo round, insomma, che era ancora un round di riscaldamento, ricordiamolo. Ne hanno a disposizione un terzo come tutte le altre squadre, quindi chissà che non riescano a fare addirittura ancora meglio di questo round qui. Nel frattempo alcune squadre sono in sessione con le giurie, altre squadre invece sono già uscite per andare a pranzo, cosa che tra poco faremo tutti quanti per riprendere alle 2 e... Andrea, aiutami. A che ora si riprende questo pomeriggio? Alle 2. Alle 2 precise. Alle 2 iniziamo, esatto, alle 2:15 inizia la gara di robotica, però io so che dobbiamo essere qui alle 2, quindi... Esatto, alle 2 iniziano le sessioni di giuria che però non sono trasmesse in streaming, ma cominceremo con il round di robotica alle 14:15, ma prima cercheremo di pubblicare naturalmente la classifica parziale, quindi del primo e secondo round, tenendo in considerazione il punteggio più alto tra i due. Molto bene, quindi tenete d'occhio il grande schermo, non allontanatevi troppo. Com'è la squadra Astrogate? Siete soddisfatti dei vostri compagni? Gli fate sentire un bel applauso? Cosa dite? Si può fare meglio? So che Si non può si ancora dice. migliorare, c'è ancora margine. Molto bene, molto Esatto, bene. c'è ancora margine di miglioramento. Sembrava di sì da qua, eh? Giusto? Com'è? Ah sì, sganciate l'asso? Attendiamo, vediamo a che ora siete. E Astrogate. Quindi alle 14:21 vedremo questo asso
Esatto, Ormai chiameremo hai detto. tutte le squadre come pubblico. Voi a casa, pubblico a casa, mi raccomando, collegatevi per le 14:21. Per Non vi scoprire deluderemo. insieme questa bomba. Forse, adesso ha aggiunto un forse. Ah, già messo Sta le già mani avanti. ritrattando. Aia, aia. Probabilmente a lui non verrà data una pizza. Ho paura. Forse la regalano a te, Andrea, la sua. Ah, beh, allora è positivo. Come Sono castigo. contento. A cosa l'avevi presa? Ha fatto tu la cosa. Pioggia. Qual è quella che mi aspetta? Con la Beh, dai, va porchetta. bene. Mi accontento. Spettacolare. Ottima scelta. Ok, direi che possiamo concludere qua e ci vediamo alle Ci 2. rivediamo alle 2. Complimenti a tutti e ci vediamo più tardi.
La mandria di Bisonti degli FLL 13 ha fatto il suo ingresso, per chi non se ne fosse accorto. Sono venuti a supportare i loro compagni di squadra per il terzo ed ultimo round della gara di robotica. Sono il primo team di questo pomeriggio. Però, se non sbaglio, dovrebbe arrivare un'altra squadra. Giusto, arbitri? No, ci sono solo gli FLL 13. E quindi non resta che procedere con l'ispezione, controllo del campo, ormai sapete già tutto. Ayana, ti ho rubato il posto. Buongiorno, eccoci qua per questo terzo round. Matilde, ci siamo? Sì, un applauso ci vuole. Ci siamo, ci siamo. Ci prepariamo per la conclusione di questo terzo round. Insomma, iniziamo adesso e da quello che so, e sono sicuro che abbiamo fatto noi, è pronta la classifica con il primo e secondo round. Siamo Molto pronti bene. per scoprirlo insieme? Vediamo, vediamo. Vediamo se arriva. È comparsa per un momento, eccola qua! Astrogate in prima posizione con 405 punti. In seconda posizione, pari merito, mi collego, e Hackbot con 260. Abbiamo un altro pari merito a 240. Was the Phoenix. Devo dire Rainbow Hermit Club a 235, un bel Wall-E ribaltamento 225. di classifica, si sono mischiate parecchie posizioni. Eh sì, beh, ma solitamente adesso i punteggi aumenteranno, solitamente nel terzo round, quindi ricordo che è una classifica parziale, ovviamente della sola Robot Game, quindi per poter accedere alla finale nazionale è necessario avere buoni punteggi anche nelle giurie, e questa è solamente delle round 1 e 2. Esatto, quindi una piccola dovrà parte. essere aggiornata al termine di questo. Matilde, non ti vedevo, eccoti là. Mi sono messa in posizione sopraelevata così vedo meglio il campo da distanza. Si sono appropinquati al campo i due componenti di FLL 13, stanno sistemando le varie componenti del tavolo per controllare che sia tutto perfettamente in ordine. Come sappiamo, la precisione in questo tipo di gare è fondamentale. Una volta che la squadra è Leonardo, pronta, Alice, ci siete pronti? Dai ragazzi. ok, visto che abbiamo un pubblico bello caldo, direi che possiamo farci aiutare con questo countdown.
Andrea, cosa dici? Direi di sì. Ci aiutate, vero? Abbiamo ok. schierati in Anche prima voi, fila. Stargate, In giallo gli Buona la FLL pizza. 13, gli WASD, gli Astrogate. Gli Astrogate che hanno fatto una È irrinunciabile rimonta. questa cosa. Guarda, accetterei quasi anch'io. Allora, ok, direi che ci siamo. E quindi 3, 2, 1 via! e partiti. 2 minuti e mezzo. Subito il robot si Ottimo dirige lavoro, ragazzi. allo accidenti. Anche questa volta il carico purtroppo è andato perso, anche se è stato aperto il vano. Ed è giusto Purtroppo che sia il robot- lì a pensare il robot? Sei una di loro. Bene. Quindi Il robot viene recuperato, si riparte dall'area di partenza. Devono decidere che prossima missione fare, hanno ancora 1 minuto e 35 a disposizione. Ritentano la missione. E 1 minuto attivano il motore e 10 elettrico secondi. e poi attaccano il camion al ponte. Prima parte del ponte, ok. Seconda anche. Pure, Ottimo. molto bene. Il camion sembra agganciato, sì. Sì, il robot sembra avere qualche difficoltà, invece riparte. Va verso l'elicottero e si sgancia il pacco. Molto bene. E ora vedremo. 30 secondi da adesso. Abbassa il binario correttamente. Molto bene, sta facendo un giro molto lungo. Prossimo team in gara, E ora? FLL 69 Astrogate, che sono già qua. Di nuovo in base per un cambio di attrezzatura, ancora 10 secondi. Vediamo se riusciranno a far partire 5, il giro. 4, 3, 2, 1. Stop. Purtroppo niente da fare, ma comunque una bella performance, un grande dai. applauso Cioè, voglio dire. per gli FLL 13. Ok, venite pure, Astrogate. E con Arianna, quindi qua. Matilde che diventa fotografa e anche commentatrice. Multitasking. Esatto, sei nelle tue seconde vesti. Esatto. Tanto gli Astrogate, dopo la grandissima rimonta del secondo round, se non sbaglio, hanno fatto una performance molto molto buona. Vediamo se riusciranno a migliorarsi ancora. Prima ci dicevano i componenti, gli altri compagni di squadra, che c'era ancora margine di miglioramento, quindi vediamo cosa riusciranno a fare in questo terzo ed ultimo round della giornata.
Fase di ispezione quasi completata per Astrogate. Intanto che gli Astrogate finiscono di mettere a punto i pezzi, facciamogli sentire che ci siamo, squadre! Forza, perché sappiamo che a bordo del tavolo l'agitazione è sempre tanta, però non bisogna lasciarsi sopraffare e concentrarsi al massimo. Sì. Ottimo. Direi che siamo pronti e quindi 3, 2, 1, via! Partenza. Ok, aggancio del camion, chiuso la prima parte del ponte e anche la seconda. Il robot si mette in posizione per raccogliere 2 container e tirare giù la barra del binario allo stesso Hai visto tempo. che precisione? Sono riusciti a prendere 2 container e a scaricare il pacco. Pure, adesso incastrano il treno. Molto Vediamo bravi. se si superano. Ricordiamo che Astrogate sono già in testa. E il robot fa ritorno alla base in autonomia. Veloce cambio di setup. Sistemare gli ultimi dettagli. Hanno ancora 1 minuto e 30, quindi più della metà del tempo a disposizione. E partono per la seconda parte della missione. Girano, attivano il motore e nel contempo scaricano i 2 container nel cerchio. Fanno avanzare l'aeroplano e sganciano il container grigio. 1 minuto. Ancora 1 minuto, ulteriore cambio di attrezzatura. Viene caricato anche l'oggetto innovativo, il container, ancora 40 secondi. Accidenti, si è perso un pezzo. Vediamo posizionamento all'interno del cerchio. E ora la manovra finale, vediamo. 15 secondi. Accidenti, questa volta lo scarico dei container non è riuscito. 5, e il robot 4, 3, 2, 1, stop. Accidenti, purtroppo la manovra finale era venuta nel secondo round, ma questa volta no. Comunque Prossimi una buonissima team. performance. Passiamo con i prossimi team. Quindi FLL 35 Tech Divergent, ci siete? Sì? Ma siamo in anticipo anche questa volta, credo. Vero? 5 minuti? Incredibile. E FLL 50 CL Robo City, ok, ci sono. Con Martina e Nicola. I punti si sapranno al termine del terzo round.
Quindi CL Robo City al campo di gioco. Ci sarà il momento di ispezione e Inizia il gioco degli incastri. esatto, Tetris. Eccoli qua, venite pure. Se siete voi. Che squadra siete? 35. Sì. Siete venite voi, pure. tocca a voi, già. Siamo qualche minuto in anticipo, ma Qua con Nicola. molto bene. Alle I due 4:30 team è prevista la Final Four, ovvero una gara tra le migliori 4 della gara di robotica. Ricordo però che non ha nessuna validità ai fini del passaggio del turno alla finale nazionale, ma è valida solo per lo spettacolo. I CL Siamo Robo quasi. City hanno un dispiegamento di materiale non indifferente. FLL 35 ci siete? Sì. 50, FLL 50, siamo pronti? Ok. Anche loro. E quindi in bocca al lupo a tutti e due i team. E quindi 3, 2, 1, 1, via! via il tempo. Ok, provano ad attaccare il camion, purtroppo Perfetto, non ponte senza abbassato riuscire, ma correttamente. ponte abbassato. Progetto innovativo scaricato. Esatto. Intanto, attenzione, è rimbalzato indietro il motore elettrico, purtroppo non sono riusciti a chiuderlo i componenti della squadra avversaria, che ripartono, ma ci riprovano subito. E stavolta ci sono riusciti molto bene. Intanto torna in base anche il robot degli FLL50, cambio di materiali, e intanto porta in base il container da riempire. Scaricano con successo il container grigio e lo portano all'interno del cerchio nero. Attaccano il camion al ponte e buttano giù una delle due parti. Purtroppo non sono riusciti a tirare giù la seconda parte. Intanto provano a mettere in equilibrio i container. Non ci riescono purtroppo gli FLL50, ma spostano la gru. Nel frattempo il robo ritorna autonomamente in base. E mancano ancora 40 secondi. C'è tempo per un ultimo giro.
e provano a scaricare il container grigio quasi del tutto. 15 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! E niente, si finisce qui il match. Vediamo poi con il conteggio di tutti i punti il risultato finale, cosa sono riusciti a raccogliere in questo terzo round queste due squadre. Ormai ci avviamo alla conclusione della giornata, molte squadre hanno già avuto la loro sessione con la giuria. Adesso gli ultimi round della gara di robotica e poi la Final Four, che ricordiamo verrà disputata dalle 4 squadre che hanno ottenuto il miglior punteggio, però non conterà a livello di classifica la Final Four, giusto? Tantissimo. Quindi vedremo chi riuscirà a trovare posto in queste 4 squadre finali. Adesso ci saranno circa 10 minuti di pausa perché siamo in anticipo e 2 squadre sono ancora impegnate in giuria. Magari tra poco proiettiamo di nuovo la classifica parziale del primo e del secondo round, in attesa di ricominciare con il terzo. Eccola qua la classifica. Classifica aggiornata al secondo Naturalmente round. del secondo round ancora.
Proviamo a vedere se ci sono le squadre FLL 20 Hackbot. Ci siete? Ok, perfetto. E FLL 22 Phoenix sono là, benissimo. Quindi se ci sono anche i driver, direi che potremmo cominciare. Mi dicono che Phoenix è praticamente la stessa scuola. È l'evoluzione? Beh, insomma, evoluzione, dai, diciamo di sì. È la parte dopo, quindi chi supera l'Hackbot, la parte Hackbot diventa un Phoenix. E i Phoenix cosa diventano? Coach? Quindi derby. Ragazzi, scusate, vi chiedo. Quindi ci vuole anche un tifo da derby, perché solitamente le tifoserie nei derby sono abbastanza strong. Ma il tifo... Allora, voi siete Phoenix, dove sono gli Hackbot? Ah, ci siete, ci siete. Allora proviamo a sentire un urlo dagli Hackbot. E anche Phoenix, giusto? Ce l'avete un... Perfetto. Benissimo. Chi è che ha in vantaggio adesso tra le due? 20 punti per gli Hackbot, quindi gli allievi che superano il maestro. Loro ci sono, Phoenix anche, e quindi vediamo, ci siete? Sì, e quindi 3, 2, 1, via! 2 minuti e 30 secondi. Un minuto e 5 secondi. Prossimi team in gara sono FLL 32 Van Drivers e FLL 33 Rainbow Hermit Club. Pacco scaricato. Ma è voluto andare a sbattere per tornare? Complimenti.
Perfetto, 10 secondi. 3, 2, 1, stop. Avete fatto tutto. Quindi Arcbot sono contentissimi perché sono riusciti a fare unplane, quindi tutte le missioni che avevano preparato. FLL 32 Van Drivers, ci siete? Van Drivers, ci siete? Eccoli qua, Van Drivers. Ah, ma abbiamo un altro derby quindi su questo campo. Non si scambiano informazioni utili, c'è segreto. Allora, voi siete pronti? Sì? Sì? E allora direi che 3, 2, 1, via! 2 minuti e 30 secondi. Questo è il penultimo match di questo terzo e ultimo round di 2 giornate davvero molto intense. Un minuto e 50 secondi. Camion agganciati correttamente, tutti e due, anche al ponte. Van Drivers hanno ribaltato un camion. No. Un minuto. Che missione andiamo a fare adesso? Lasciamo i pezzi nel cargo, pensiamo di spostare la gru, effettivamente ci riusciamo. Adesso una bella piroetta ed entra. Guarda, perfetto, è perfetto, è perfetto. Lei non vedrà mai Se si ferma però... Non vedrà niente di più bello nella sua vita. Invece potrei vederlo in realtà, mi sa.
È perché secondo me ha parlato troppo presto. 15 secondi, bravissimi, esatto. E quindi 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, stop! E siamo arrivati all'ultimo match di questo terzo round. Siamo arrivati quindi all'ultimo scontro per questa giornata, che vede i Mi Collego FLL2 contro FLL34 WASD. Anche in questo caso siamo un po' in anticipo. Al termine di questo terzo round verrà pubblicata quindi la classifica. A questo punto sarà completa della gara di robotica, naturalmente, che però per poter ottenere il passaggio al turno non basterà, bisognerà vedere anche l'andamento nelle giurie, quindi per il progetto innovativo, Core Values e Robot Design. Vediamo se ci sono le Mi Collego. No? WASD. Mi Collego, WASD, ci siete? Ayanna mi dice che stanno arrivando. Eccoli qua, Mi Collego. Con lei, con Ayanna qua. E WASD per l'ultimo match di questo terzo round. Quindi chiederò un aiuto a tutti quanti per il countdown, sia per l'inizio del match che per la fine. Si sono scambiati. È un ruolo importantissimo azionare il timer, perché da lì parte tutto. È arrivato
il team Mi Collego anche sugli spalti. Eccolo! WASD, siete voi? Come? Non sentiamo, qua giù non si sente. Non sentiamo, dovete più forte. Bastava alzare il volume. Ah no? Cambiate proprio fila? Ok. Mi fate paura così vicini però. Qua. Sì. Con Matteo. Ci siete? Ci sono i WASD? WASD, ci siete? E Mi Collego? Vi hanno superato, Un punto in più? Ah! Allora punto in più anche a voi. Finito qua, basta? Su di nuovo. Sono sportivi loro. Però fate anche per loro. È un po' difficile, WASD. Ok, ci siamo? Mi collego, sì? WASD? Sì? E allora? 2, 1, via! Partiti con questo terzo e ultimo round, ultimo match. Missione compiuta. Gru spostata. Ancora 2 minuti di tempo. Vediamo, motore non azionato. Ok. WASD adesso cercheranno di posizionare il camioncino. No, purtroppo non è avvenuto l'aggancio. Mi Collego portano un container in un cerchio completamente. Binari aggiustati per WASD. E ritorno in home perfetto. 40 secondi al termine. Ok. Container e progetto innovativo. Vediamo se anche WASD riesce a portare il container. Sì! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Complimenti a tutti! Complimenti veramente a tutti quanti, team.
Siamo arrivati quindi al termine di questo terzo round. Tra qualche minuto andremo a proiettare la classifica completa per quanto riguarda la gara di robotica. Ricordo che alle 16:30 ci sarà la Final Four, quindi le prime 4 della classifica della gara di robotica si scontreranno. Ripeto però che non ha nessuna validità per il passaggio alla finale nazionale, ma sarà solo per lo spettacolo. Oggi sono in palio 2 posti per la finale nazionale di First Ego League e 2 posti invece per il premio Oltre la Robotica.
Mi dicono che la regia che è pronta la classifica completa con su primo, secondo, terzo round, quindi guardiamola insieme. Eccola qua! Astrogate in prima posizione con 405 punti. Mi collego secondi 295, a seguire Rainbow Hermit Club con 275, Hackbot 260, WASD 255, Phoenix 240, Wally 225, CL Robo City 220, Tech Divergent 200 e Van Drivers 155. Ricordo però che questa è la classifica completa della sola gara di robotica e quindi non è solo questa che conta per il passaggio del turno alla finale nazionale, ma conterà anche l'andamento nelle giurie. Dove vado?
Pronto? Ecco, mi sentite bene? Allora ci siamo. Un applauso, siamo alle Final Four. Allora, ora ragazzi, per questa fase finale abbiamo bisogno del vostro tifo e di tutta la vostra energia. Siamo nella fase del rilassamento, la tensione ormai è andata e c'è l'aspetto ludico e divertente di questo rush finale. Quindi vogliamo che venga giù l'Auditorium Cesare De Michelis con un grande applauso per la FL2 e la FLL33. Forza! Era prima la 69 e la 20. Benissimo. Ragazzi, era uno scherzetto. E adesso un altro applauso per la FLL20 e la FLL69. Sì. Questo effettivamente è un tifo come si deve. Bene, sicuramente darà qualche punto in più. Allora, ricordiamo per gli amici che partecipano la prima volta, grazie. La Final Four non prevede modifiche alla classifica, ma è solo una gara che ha come obiettivo l'aspetto dell'intrattenimento e del divertimento, quindi la parte più bella. Però il tifo è assolutamente necessario. Quindi, forza! Avanti! Siamo pronti ragazzi? Avete controllato tutti i campi? Controllato il vostro campo, tutto posizionato? Quasi mi dice qui l'arbitro della FL69. Ci siete? Ci siamo? Il timer è pronto? 3, 2, 1, via! Ok, abbasso il ponte ed è andata in maniera anche il secondo positiva. Devi agganciare questi. Va a prendere i container, li aggancia entrambi, evviva! Missione compiuta! Qua devo fare anche a loro. Prova a mettere il motore elettrico da questa parte, non ci riesce, ma noi siamo fiduciosi. Nel frattempo la FL69 procede. Riporta i container in base. Cambio. La FL20 svuota l'aereo e riparte nella sua missione. Porta i container nel cerchio. Non è andata questa. Nel frattempo la FL20 procede, aggancia il container da prendere. No, devono farlo loro. Sposta la gru. Ok. Bene. Ah, ok. Nel senso che... Ragazzi, mancano 35 secondi, forza! Non si molla.
27, 24, va a portare un container con successo. Si sta girando, perfetto, e sta agganciando, sta mettendo in base un container. Ehi! Bravissimi! Gli arbitri ora compilano lo score sheet e vediamo cosa esce. Nel frattempo abbiamo bisogno di un po' di tifo qui, ragazzi, Forza! Dai, dai, su! Gli arbitri sono impegnatissimi. Come sta andando qui? Score sheet completato? Adesso calcoliamo il punteggio e poi diremo alla fine del prossimo match. Ok. In bocca al lupo, Ok. per la finale. Allora, in bocca al lupo a questa squadra. E un applauso! Nel frattempo un po' di tifo, forza per la FL2 e la FL33. Dai! Forza, forza, eccoli! Com'è andata? Com'è andata, ragazzi, qui? Abbastanza bene, dai. Bene, bene. Dai. FLL69 soddisfatto. In bocca al lupo e vediamo i risultati dopo. Bene, eccoci. Ci siamo. State controllando le basi?
Mi collego solo con questa, con lo stendardo sicuramente abbiamo qualche punto in più. Sì, infatti. Allora, quindi partiamo subito con la run brutta. Mi preparo? Siamo pronti? Vai, 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 sì. Siamo pronti? 3, 2, 1, via! Vediamo già i miei collego che hanno spostato il camion, stanno facendo il ponte come gli Hermit Crab. È andato giù il I miei primo e il collego sono secondo avanti, ponte. hanno fatto anche la gru. I miei collego intanto stanno continuando la loro corsa perfetta mentre vediamo il liceo STEAM che sta riprogrammando il proprio robot per la partenza. Loro sono gli Hermit Crab. Gli Hermit Crab. Forza Hermit Crab, Agganciati nulla è due perduto, camion forza! per gli Hermit Crab. Vediamo i miei collego che ruotano il motore con successo. Ha mancato... Ci provano anche gli Hermit Crab. No, no. Riprogrammare il robot per la FL33. Agganciare il container. Ci provano gli Hermit Crab a portare i loro container nel cerchio, mentre esattamente come mi collego nell'altro campo. Sono tutti in base, sono partiti mi collego, spostano il pollo, ma consegnano un pacco. Ecco, ce l'abbiamo fatta, riportati nel cerchio. Interruzione per gli Hermit Crab. Ah. Non è andata a buon fine, l'hanno portata nel cerchio loro. Si è incastrato lì, doveva girarsi in maniera corretta. Mancano meno di 50 secondi per le due squadre. Forza ragazzi, mancano Sentiamo tutto il tifo 35 per il mio secondi. collego. Meno di 30 secondi per entrambe le squadre alla fine della partita. Sembra incastrato il robot dei miei collego. Non sembrano intenzionati. Ok, interrompono qui la gara i miei collego. Partono adesso il liceo STEAM. Hermit Crab. Falliscono nel consegnare il pollo, ma mancano 3, 2, 1, finito. Stop. Complimenti ad entrambe le squadre. Beh, è stata una sfida divertente. Che non hanno portato ufficialmente, che hanno provato a fare che non era. Ma adesso chi vince da questa sfida e chi vince dall'altra fa una mano. Ma c'è una pausa? Il tempo di calcolare i punteggi, penso.
siete stati per la cerimonia. Fra quanto è che adesso riparte sì, va bene, dai, abbiamo tempo e dopo scappo in ufficio a far sta roba. Sì, o se no chiediamo a un giudice se vuole gestire lui la gara. Colombi, che lui è molto... No, vabbè, ma magari tanto dura quanto adesso, no? Durano sì, dura... sempre 2 minuti e mezzo. Sì. Va bene, aspettiamo. Comunque palese. Allora ragazzi, come vi sembra sia andata? Meravigliosamente. Siamo stati i migliori probabilmente qui, nessuno potrà mai batterci. Io vi dico, l'anno prossimo non iscrivetevi neanche, che abbiamo già vinto. Sicuramente hanno vinto per la simpatia. Un applauso! Il verdetto dei giudici, degli arbitri.
Direi di cominciare quindi con la finale di questa Final Four che vedrà le due squadre che sono Astrogate e Mi Collego. Ispezione per l'ultima volta di questa giornata e dopo si inizierà con il conto alla rovescia e gli ultimi 2 minuti e mezzo per questa giornata di qualificazione nord-est. Ci siamo? Vediamo, Astrogate. Aspetto un vostro ok. Mi collego, ci sono, Astrogate anche. E quindi tutti insieme, ci siete? Su di più! Ok, così mi piace. Allora, direi di partire tutti insieme con l'ultimo countdown di questa giornata e quindi 3, 2, 2 minuti e 30 secondi. Astrogate e Mi Collego sono le due squadre che hanno ottenuto il punteggio più alto nella gara di robotica. Sì, ha azionato anche lo scarico del container grigio. Qualche problema per Mi Collego. Non si è capito, cos'è che non avete? 50 secondi al termine di questo match.
valido per la Final Four. Siete in pochi rispetto al solito, però è sempre quello. I decibel sono sempre quelli. ...20 secondi. Vi chiedo insieme 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Bravissimi tutti quanti!
Allora abbiamo il vincitore della Final Four, quindi solo Final Four, quindi non ha nessuna validità per il passaggio alla finale nazionale, né per l'assegnazione di eventuali premi, né per il passaggio invece, o meglio per la candidatura al premio oltre alla robotica. La squadra che ha vinto la Final Four di oggi è Astrogate! Complimenti! Allora, tra pochi minuti inizierà la cerimonia di premiazione e quindi mi raccomando, carichi.
Bene, ci siamo? Siamo pronti? Ok. Allora, ci siamo ragazzi, è il momento dei ringraziamenti, è il momento anche di premiare e di rendere merito al vostro lavoro e lo facciamo a modo nostro. Con questo bellissimo video di sintesi delle 2 giornate. Allora, cominciamo con gli ringraziamenti. Ringraziamo i nostri preziosi arbitri, eccoli, un applauso. Martina Destro, Nicola Del Benna, Rianna Rosina e Matteo Dalle Vedove. Grazie ragazzi. E un grazie speciale anche ai nostri giudici. Allora, prima di entrare nel merito dei nostri giudici, di ringraziarli uno per uno, mi fermo un attimino qui perché oggi per noi è una giornata di festa. Lo è stato oggi, lo è stato ieri, per cui noi abbiamo vissuto questa settimana in maniera molto intensa, mettendoci tantissima energia, abbiamo lavorato come dei matti, però questa è una settimana molto particolare perché nonostante noi stiamo vivendo un momento di gioia, questo non ci impedisce di essere anche molto attenti a quello che ci circonda, a quello che ci gira intorno e infatti non possiamo non ricordare il 27 gennaio, il giorno della memoria. La mission di M9 cerca e tenta è quella di parlare di futuro e lo fa agendo sul presente, raccontando il passato. Oggi per noi appunto è una giornata di festa, come vi dicevo, ma ci piace ricordare il 27 gennaio che è appena passato, partendo da una frase di Primo Levi per invitare qui sul palco Piera Levi Montalcini, che abbiamo l'onore di avere tra i nostri giudici. E la invito partendo da questa frase che dice: se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Quindi con un grande applauso inviterei qui Piera per lasciarci una piccola testimonianza di questa giornata. Grazie. Allora, la giornata di oggi per voi è stata una grande giornata di festa, una grande giornata in cui vi siete messi in gioco, in cui avete dimostrato quello che sapete fare. Spero che l'abbiate gradita e che ve la ricordiate
per il futuro. Ciò non toglie che un attimino di pensiero possa andare da parte vostra a quei ragazzi della vostra età che non hanno potuto godere di momenti di gioia come questi e che hanno visto una fine terribile o loro o dei loro parenti. Ricordare bisogna cercare di evitare che le cose si ripetano. Questo è nelle vostre mani, come un po' ancora nelle nostre, anche se noi ormai siamo verso la fine, mentre voi siete all'inizio della vita. Ricordatevi che dovete sempre vigilare e sempre guardare che cosa vi succede intorno e evitare che le cose degradino prima che sia troppo tardi. Quando un robottino come il vostro è partito sulla direzione sbagliata è difficile farlo tornare indietro o fermarlo. Prima di farlo partire invece si può fermarlo. Quindi ricordatevi solo di questo anche per fare in modo che godiate di più delle cose di cui state godendo. Cioè sottovalutiamo sempre la nostra fortuna e sottovalutiamo sempre i momenti belli che ci vengono dati dalla vita. Godeteveli e ricordateveli sempre con un pensiero a chi è stato meno fortunato di voi. Buon fine giornata e aspettiamo la premiazione e vediamo chi è che vincerà. Grazie mille. Grazie Piera. Grazie a Piera. Allora, ecco nel dettaglio le nostre giurie. Giuria numero 1, Piera Levi Montalcini, Mirko Masetti e Giorgia Gilli. Grazie. Giuria numero 2, Ilenia Fronza, Elena Ragusa e Tommaso Scarano. Grazie per il vostro lavoro. Giuria numero 3, Cristiana Bianchi, Massimo Bisazza, Alessandro Colombi. Grazie. Grazie ancora al Liceo Stefanini per il supporto, grazie, meravigliosi. Grazie a tutti i colleghi di M9, ai servizi museali, alla videomaker, alla fotografa, grazie. E anche grazie al nostro service nascosto lì in fondo, Giovanni e Ivan. Allora, ovviamente dobbiamo sempre ringraziare i nostri sponsor tecnici Campus Store, Lego Education e lo sponsor nazionale Dolomiti Energia e i nostri global sponsor. Bene, ora insomma arriva anche giustamente il tempo per delle foto, perché poi insomma dovete friggere un pochino, vero Andrea? Quindi friggete bene nell'olio caldo che stiamo arrivando. Allora io lascio il timone al nostro capo degli arbitri. Ok, allora prima di cominciare con la parte che aspettiamo tutti quanti, soprattutto voi da questa mattina, direi di fare qualche foto che è obbligatoria, diciamo, in una giornata così di festa, e quindi vorrei cominciare dai coach, naturalmente, che vi hanno accompagnato in questa giornata e non solo, vi hanno aiutato in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo, e quindi con un grande applauso chiederei a tutti i coach di scendere qua sul palco. Grazie.
Grazie veramente per tutto quello che fate, perché senza di voi First Lego League non esisterebbe, come non esisterebbe anche senza i volontari, tutti quanti, perché i volontari sono un'altra colonna portante di First Lego League, e quindi chiederei a tutti i volontari che sono un po' sparsi di venire anche loro qua per una foto, e ovviamente una foto, un applauso anche per loro, perché è doveroso dopo una giornata, anzi 2, in cui hanno accompagnato squadre, hanno controllato tempistiche. Grazie veramente e complimenti perché siete stati veramente bravi, perché comunque First Lego League è una manifestazione molto complessa e anche capirla in così poco tempo non è facile. Vorrei fare anche un ringraziamento, è il momento dei ringraziamenti, vorrei fare un ringraziamento anche a loro che sono lassù, e quindi vi chiedo anche un applauso per tutti gli arbitri. Venite qua, Arianna, Matteo, Nicola, Martina. Però questa volta la foto, come ieri, mi aggiungo anch'io, perché sono anch'io un arbitro in realtà, quindi posso unirmi? Ok, però, attenzione. Oggi, non l'ho detto prima perché magari provate a corromperla, è il compleanno di uno dei nostri arbitri e quindi è il compleanno di Arianna Rosina, quindi un applauso! E quindi direi di intonare. Eccoli! Brava Arianna! Non me l'aspettavo proprio. Come? Grazie mille, non me l'aspettavo proprio, è da tutto il giorno che vedo la foto, vedo le cose, comunque grazie. Vi voglio bene. Ok, devo dire la verità, è la prima volta che sentiamo la voce di Arianna a un microfono, quindi dovete essere veramente onorati. Allora, continuiamo quindi con qualche foto. Chiamerei tutti i giudici, che in realtà avete fatto ieri, però in realtà bisogna rifarla oggi e so io il perché. Ma non ve lo dico, ve lo dirò quando siete qua, quindi applauso anche per i giudici. Sì, vi faranno male le mani, ancora è molto lunga. L'ho vista la foto prima, cazzo! La teniamo noi?
Grazie mille giudici per tutto quello che fate, è sempre bello vedervi. E vorrei fare anche una foto, o meglio un ringraziamento che abbiamo fatto ieri, ma penso sia veramente doveroso e ci tengo veramente a farlo, che è un ringraziamento a tutto lo staff di M9. Qua vedo Silvia, Vanessa, Elena, scusa, e Giorgia. Vedo qua per esempio Giorgia anche là, quindi vi chiedo se potete venire qua, una foto solo voi staff, perché veramente siete riusciti a mettere in piedi un evento in così poco tempo e quindi grazie veramente di essere entrati in questa famiglia di Fest Lego League. Allora ringraziamo anche loro. Ok, quindi grazie veramente a tutte quante, a tutti quanti e passerei adesso al... no, è già stato fatto. Squadre, adesso è il vostro turno, quindi verrete chiamate qua una per una, vi verrà consegnata una borsa con dentro delle medaglie, ovviamente fatte rigorosamente in Lego, e degli attestati di partecipazione. In una seconda fase invece procederemo alla premiazione per quanto riguarda invece l'assegnazione dei premi e degli slot finale nazionale e premio oltre alla robotica. Quindi cominciamo con FLL 2, mi collego! Continuiamo con FLL 13, Wally! Bravissimi. Continuiamo con quindi FLL 20, Hackbot. FLL 22, Phoenix.
FLL 32 Van Drivers. Stanno già alzando? Sapete che è il vostro turno? Ah, ok. Comunque vediamo. FLL 33 Rainbow Hermit Club. FLL 34 WASD. FLL 35 Tech Divergent. Continuiamo con FLL 50 CL Robo City. FLL 69 Astrogate.
Adesso ci siamo alla premiazione. Cominciamo, quindi chiamerei Maurizio Giaffredo, referente nazionale giudici, che ci leggerà la descrizione del premio che andremo ad assegnare di volta in volta. Quindi vorrei fare anche un ringraziamento a Maurizio Giaffredo, veramente, per tutto il lavoro di ogni anno. Non ho nominato prima Valentina Bisoffi, che è a casa, che ci sta guardando, che ci sta seguendo, che la conoscete tutti quanti, referente nazionale Fast Lego League Italia, a Sara Larizza, sostituta di Valentina Bisoffi, che sarà con noi ed è entrato ormai a far parte della famiglia Fast Lego League. E grazie ad Andrea, ovviamente Andrea Denaro, grazie. Ok, allora direi di cominciare quindi con i primi premiati. Premio Coach Mentore. Vai, li chiami. Il primo premio, o meglio, abbiamo 3 premi. La prima squadra, i premi coach che vengono premiati sono della squadra FLL. 2, mi collego! Emanuele Emiliani e Flavia Bonomi. Venite. Coach e mentori sono fonte di ispirazione per le loro squadre e le incoraggiano a dare sempre il meglio, sia individualmente che in gruppo. Aspetta. Cosa fa? Continuiamo quindi con FLL 22 Phoenix, quindi Angelo Brugnoli e Dennis Bonetti. Complimenti. Gli ultimi coach, premio coach mentore per il team FLL 34 Worcester, quindi Pierluigi Di Giovanni e Matteo Cattadori. Cominciamo adesso con i premi invece dedicati proprio alle squadre. Comincerei con il premio motivazione. Sì, il premio motivazione è assegnato a una squadra il cui entusiasmo e il cui spirito di squadra si sono contraddistinti. La prima squadra che vince il premio motivazione è FLL 22 Phoenix!
Seconda squadra che riceve il premio motivazione è FLL 33 Rainbow Hermit Club. L'altra squadra che vince il premio motivazione è la FLL 35 Tech Divergent. Passiamo al premio Stella Nascente. Slide. Il premio Stella Nascente è assegnato a una squadra che è stata notata dai giudici e da cui ci si aspetta grandi cose in futuro. Anche in questo caso qua sono 3 le squadre. Andiamo a scoprire la prima squadra che vince il premio Stella Nascente. FLL 20 Akbot! Complimenti. Seconda squadra che vince il premio Stella Nascente è la FLL 32 Van Drivers. L'ultimo premio Stella Nascente, visto che ne avevamo 3, lo vince la squadra FLL 34 WASD. Passiamo a un altro premio, al premio Performance Robotica. Questo premio viene assegnato alla squadra che totalizza il punteggio massimo alla gara. E vabbè, non c'è molto suspense, no? Come? Non c'è molta suspense in No, questo qua caso. si sa. Chi è che ha vinto secondo voi la... Chi è? Non ho capito molto, ma lo dico io. Premio Performance Robotica
squadra FLL 69 Astrogate con 405 punti. Venite, venite. Passiamo quindi al premio Robot Design. Questo premio è assegnato alla squadra che si è contraddistinta per una realizzazione meccanica quasi perfetta e un coding eccellente. La squadra vincitrice del premio Robot Design è la squadra FLL 69 Astrogate. Passiamo al premio per il progetto innovativo. Questo premio è assegnato a una squadra che ha proposto un progetto particolarmente innovativo e ha saputo comunicarlo bene ai giudici. La squadra quindi vincitrice del premio progetto innovativo è la squadra FLL 13 Wally! Passiamo a uno dei progetti, dei premi più importanti di First Lego League, in quanto i Core Values sono una delle colonne portanti di questa manifestazione. Sì, questo premio è dato alla squadra che si è contraddistinta nei valori fondamentali di First Lego League ed è la squadra vincitrice del premio Core Values è la squadra FLL 50 CL Robo City. Passiamo ai premi che permettono
Allora, ricordiamo che le squadre, o meglio, verranno selezionate 2 squadre per il premio, o meglio, per la candidatura al premio Oltre la Robotica, quindi scopriamo cos'è il premio Oltre la Robotica. Il premio Oltre la Robotica è un premio che viene consegnato a Roma dopo una selezione dura dei vostri progetti innovativi. Quindi si tratta solo di guardare ai progetti innovativi e vedere quali sono i migliori a livello nazionale. Ci sono 2 slot quest'anno per il premio Oltre la Robotica. E ricordo che chi viene selezionato per il premio, o meglio, per la candidatura al premio Oltre la Robotica, possono essere le stesse squadre finaliste del finale nazionale oppure no. Le finaliste le scopriremo dopo aver quindi nominato queste prime 2 squadre. Allora, la prima squadra candidata al premio Oltre la Robotica è la squadra, che silenzio, FLL 13 Wally! Seconda e ultima candidatura per oggi al premio Oltre la Robotica è per la squadra FLL 50 CL Robo City! E qua siamo a una, forse quello che tutti quanti aspettate da questa mattina, quindi di scoprire le 2 squadre finaliste per la finalissima di First Lego League di fine marzo a Rovereto. E quindi direi di dire la prima. Allora, la prima squadra che si aggiudica il pass per la finale di Rovereto è il team FLL 69 Astrogate! Venite, venite! La prossima squadra, oltre a ricevere il pass per la finale nazionale, vince anche il premio campione, ovvero il premio che aspetta chi ha vinto questa qualificazione. I vincitori di oggi e che vanno
alla finale di Rovereto sono... Lo volete sapere? FLL 2, mi collego! Siamo quindi ormai giunti al termine di questa cerimonia di premiazione. Vorrei darvi un'anticipazione sul tema della prossima stagione di First Lego League Challenge. Proprio una piccola anticipazione, quindi siamo arrivati veramente al termine, abbiamo ormai concluso, quindi io vi ringrazio ancora per l'ennesima volta tutti quanti, fatevi un applauso di nuovo, veramente è stato bellissimo. Spero che vi siate divertiti, mi auguro di sì. Ci vedremo con le squadre finaliste a Rovereto e con le altre squadre il prossimo anno. Buon divertimento e buona serata a tutti.